In un'epoca in cui il motorsport ha raggiunto livelli di costo talmente alti da essere diventato ormai un lusso riservato a pochissimi, un uomo dalla grande passione chiamato Corrado Cusi ebbe un'idea. Perché non creare un'auto da corsa low cost, accessibile a tutti e che permetta a chiunque di correre e divertirsi con una spesa minima? Da quest'idea, 15 anni fa, nel garage di casa sua nasceva la Formula Predators. Un'idea geniale, quella di costruire un'auto da corsa partendo da materiali semplici. Motori di moto economici presi da vecchie Honda Hornet 600, uguali per tutti, telaie e braccetti in ferro, gomme intagliate che non finiscono mai e niente carbonio. E voilà, ecco a voi l'auto da corsa low cost. Negli anni successivi Corrado poi creò nuovi modelli, la PC08, la PC010 e infine la nuovissima spettacolare Predators PC015, studiata in Galleria del Vento. La Predators fu un progetto geniale e di grande successo, al punto che SimRacingZone.net, una delle più grandi realtà italiane e internazionali di simulazioni di guida, in cui alcuni anni fa disputai anche parecchi campionati, acquistò una vettura PC008 e creò un proprio team, la SimRacing Motorsport. Ebbene, oggi siamo qui, sul circuito di Cremona, perché grazie a SimRacingZone.net ho la possibilità di correre anch'io con questa meravigliosa Formula Predators. Sarà la prima gara in Formula della mia vita. Un altro grande sogno che oggi si avvera. Ecco, oggi avrei dovuto correre con la vecchia Predators PC08, ma c'è una bellissima novità. E la grandissima novità è che avrei dovuto correre con la PC08 del SimRacing Motorsport, ma per questa gara correrò con la PC015, l'ultimissimo modello che ha una chicca meravigliosa, ovvero il cambio al volante. Ok, adesso sono nell'abitacolo perché la prima cosa da fare è la posizione, quindi vedere se il sedile va bene e soprattutto regolare la pedaliera. Essendo alto 6 metri e 84, ovviamente non ci sto con le gambe, quindi adesso sta regolando la pedaliera. Si sta facendo un cambio di sedile. Ok, siamo riusciti a trovare la posizione di guida. La novità fighissima di questa macchina rispetto a quella che avevo guidato l'altra volta è il cambio al volante. Com'è che funziona? Praticamente c'è lì sotto sul cambio un pistone che va ad azionare la leva. Quindi quando tu schiacci la paletta sul volante, questo pistone spinge su e giù la leva del cambio. Quando va in scalata viene dato il colpetto di gas. Pem pem pem. Come è stato ottenuto il colpetto di gas? Con un dispositivo che c'è lì, in cui passa il filo dell'acceleratore e praticamente quel dispositivo tira il filo dell'acceleratore e dà il colpetto di gas. Naturalmente, dato che non si può avere la botte piena e la meglio ubriaca, il cambio al volante ti dà un vantaggio di comodità, ma aggiungi un 8-10 kg di peso sulla macchina. E come già avevamo spiegato in uno dei video delle Predators, la figata di questo campionato è che i costi sono bassissimi. Con 2 treni di gomme tu fai tutta un'intera stagione di gare. Pazzesco. Adesso stiamo montando su le gomme. Mettiamo il treno di gomme con cui farò tutto il weekend di gara e con cui faranno anche il prossimo weekend di gara e quello dopo. Quando cambio qua mi si inchioda la leva del cambio, quindi salgo di una marcia e poi non sale più. Ok, primo turno finito. Dire che ho fatto il turno è un po' azzardato, problemi. Purtroppo il sedile che abbiamo messo tocca contro la leva del cambio, quindi quando vado a scalare le marce la leva resta tutta in avanti e non torna indietro. Ecco, praticamente il sedile andava a toccare contro questa che è la leva, quindi adesso abbiamo scavato quel buco in modo che non vada più a toccare contro. Ok,
Ok, primo vero turno finito, siamo qua col mago di queste vetture, Corrado Cusi, che vediamo, spero riesca a darmi qualche dritta sulla guida. Ogni volta che muovi il volante in curva è perché stai facendo una correzione. L'ideale sarebbe riuscire ad arrivare al limite della macchina senza farla muovere. Ok. Secondo turno di libera è finito. 36,9, buono. Non ho idea di quanto facciano gli altri, quindi buono, non buono, è relativo. Tra un'ora e mezza, qualifiche. Briefing per qualifica, confrontiamo il mio giro migliore di oggi con il suo migliore di marzo. Quanto avevi fatto? Sì, il mio tempo era 1.35,4, però le condizioni della pista sono molto diverse. Ok, hai una velocità di percorrenza molto più alta. Io sono a 91,8, tu a 79,6. Madonna, 10 km/h di differenza in percorrenza. E questo sì, lo troviamo in tutto il rettilineo successivo, vedi? Sì. Ok, praticamente quel dispositivo che vedete sul volante ha un GPS all'interno, quindi non solo ti dà i tempi sul giro, ma registra anche i dati. Quindi nel momento in cui ci siamo messi a guardare i dati con Corrado, mi sono reso conto che lui in tutte le curve ha una velocità di percorrenza molto maggiore della mia. Questo mi ha fatto realizzare che io guidavo questa macchina in modo sbagliato. Per fare un paragone con le moto, guidavo questa macchina come se fosse un 1000, mentre invece va guidata come se fosse un 300. Praticamente io la frenavo molto, giravo e poi acceleravo. Il problema è che se hai pochi cavalli, se rallenti troppo la macchina, poi ci metti una vita a riprendere velocità. Quindi per andare forte con questa macchina bisogna mollare i freni, entrare in curva il più forte possibile e mantenere velocità. Ora che ho capito questo particolare, nella sessione di qualifiche cercherò di metterlo in pratica per vedere se miglioro. Ok, 10 minuti, si entra per le qualifiche. È ora di prepararsi.
Ho rotto la catena, credo, non va più. Ok, non ho più trazione. Ok. No, ho rotto l'asse, mi sa. Minchia, ho spaccato l'asse. Ho rotto l'asse, guarda. Ah sì, da qua? Eh sì, perché attacchiamo con il fuoco. Vai, dai, metti giù. Ma io posso tornare con te? Ma a piedi ci arrivo fino ai box? Vabbè, facciamoci la scampagnata. Che bella vista che c'è da qua. Ok, ce l'abbiamo fatta. 19:30 avremo Un secondo. Grazie. Signore e signori, lui è l'uomo da cui tutto ebbe inizio. La prima auto da corsa che ho mai guidato. Vabbè, vedi, non farmi fare brutta figura. Quest'uomo che avete appena visto, Maurizio Ieropoli, fondatore del team TJM, è colui che mi fece provare la primissima auto da corsa, il Formula Renault che provai quando vinsi il campionato sui simulatori di guida. E io devo tanto a questa persona perché i primissimi lavoretti che feci furono grazie a lui. Organizzava infatti degli eventi con delle auto in pista, mi invitò a lavorare e a montare le telecamere sulle auto e da lì tutta la mia carriera lavorativa ebbe inizio. Quindi se oggi sono qui è anche tanto grazie a lui. Quindi grazie Maurizio, è stato bello rivederti dopo tanti anni. Ok, si parte secondi. Allora, soddisfatto il team manager? Questo è un campione. Bene. Mi raccomando, tifiamo per lui perché secondo posto alla prima uscita io non me lo sarei mai immaginato. Bene, bene. Non ha neanche potuto girare bene nelle prove libere perché la macchina ha avuto problemi. E questo ha fatto il secondo tempo, cioè noi siamo rimasti. Va bene, va bene. Un secondo posto in qualifica alla prima gara in Formula è meglio di quanto potessi aspettarmi. Domani avrò 2 gare, a mezzogiorno gara 1 e alle 5:30 gara 2 e partirò in prima fila, di fianco al campione in carica che parte in pole, anche lui a bordo di PC015. Lui mi ha dato un secondo e io a mia volta ho dato un secondo al terzo che corre con PC010. Se azzecco la partenza, le aspettative per questa gara sono di una gara in solitaria a inseguire il primo e allontanarmi dal terzo. Ma come vi dicevo all'inizio del video, queste saranno le gare più incredibili che abbiate mai visto. E quello che succederà sia in gara 1 sia in gara 2 sarà tutto fuorché una gara in solitaria.